Benvenuti sul circuito di Busca in compagnia di due serie 3 molto particolari, le abbiamo definiti le Baby M3, la M340D e la M340i, due vetture M a tutti gli effetti, ideali per padri come me ad esempio che hanno voglia di sportività oltre che di spazio, specie nelle versioni touring. Interessanti oggi perché si possono acquisire sul mercato dell'usato con pochi chilometri a prezzi decisamente più abbordabili rispetto al lancio del listino di circa 2 anni fa. Veniamo però a descrivere le vetture nella loro doti più tecniche e sportive da vere M. Parliamo del telaio, dell'assetto, entrambi con assetto specifico M e ammortizzatori specifici M insieme all'impianto frenante, da 348 mm dischi anteriori, quindi molto grandi, e 345 al posteriore con pinze freno specifiche. A questo andiamo a unire anche il differenziale autobloccante posteriore M Sport, a cui abbiniamo il cambio a 8 rapporti per entrambe le vetture. Molte similitudini, però una grande differenza: il propulsore. Da una parte il benzina con il mitico B58 portato 374 cavalli e 500 Nm di coppia, sfida il turbodiesel 6 cilindri in linea, il B57, un motore davvero mitico perché è arrivato anche con la versione quadriturbo a erogare oltre 400 cavalli, in questo caso biturbo 340 cavalli, soprattutto 700 Nm di coppia su questo propulsore, darà filo da torcere alla versione benzina. Interessante poi il fatto che questo propulsore emette solo 139 grammi di CO2, quindi molto efficiente, e grazie a entrambi la tecnologia mild hybrid permette in alcune regioni d'Italia di alleviare anche il peso di bollo e superbollo. Ma scopriamo la sfida in pista tra diesel e benzina. Al via lo trap con questa M340i X-Drive, ricordiamolo, però le 4 ruote motrici in Sport Plus sono prevalentemente posteriori, infatti vediamo come muove la vettura, davvero una Baby M3 dal punto di vista della dinamica di marcia. Non pensavo fosse, vedete il posteriore, così divertente. Ecco, unico limite, vedo gli pneumatici sono dei Bridgestone non estremi ed è un peccato perché manca grip. Sentite anche il rumore dello pneumatico. Via 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 via, cerchiamo di essere veloci ma manca aderenza più nel pneumatico. Il telaio è molto buono, discreto l'inserimento, ottimi freni, il propulsore è una libidine, guardate come prende velocità, però in percorrenza il grip non è di telaio ma è di pneumatico. Questa macchina meriterebbe un pneumatico più estremo. Cerco di essere pulito perché un attimo lasciarsi andare la tentazione di qualche bel traverso, ma poi il tempo non pagherebbe. Sì, corica un po' la spalla del pneumatico, il benzina è veramente impressionante in termini di potenza e spinta, e la trazione è il punto più divertente di questa macchina, davvero incredibile. Via, usciamo sporchi un po' troppo. E adesso proviamo anche qualche numero. Mamma mia, per essere una berlina da 4 ruote motrici, come va via! Abituato alla trazione dell'M3 che è un po' più manovrabile dal punto di vista dei controlli della pulsanteria, questa lo è meno, ma è comunque divertentissima. Sembra di guidare un posteriore. Che pendoli! E facilità estrema anche. E via con la clap di questa M340D questa volta. Il motore, il B57, 6 cilindri in linea diesel biturbo, 340 cavalli, bene sì, ma soprattutto 700 Nm di coppia, strepitosa, soli 1750 giri al minuto. Vediamo anche le differenze rispetto alla M340i, il benzina. Diversa l'erogazione, il corpo macchina è questo. Quello che cambiano tra le due vetture sono anche i cerchi, perché montavano i 18 pollici la 340i, mentre questa D monta 19, che erano opzionali.
Dicevo, assolutamente analogo dal punto di vista dei movimenti del corpo vettura. I pneumatici non mi piacciono, come ho detto, perché la spalla va giù e insomma non consente a questa macchina le prestazioni che questa vettura meriterebbe. Invece dal punto di vista del propulsore è incredibile l'erogazione, perché ha molta più coppia del benzina, si vede, finisce prima ma la spinta è più poderosa addirittura. Incredibile, due motori con due erogazioni così differenti, ma d'altronde uno è un turbo diesel. Il setup migliorabile un po' sotto sterzo, cosa che avevo già riscontrato sull'altra. Ecco, rispetto al 340i è una guida, porta una guida leggermente più fluida, meno sporcacciona. Non so come mai, perché la taratura di quelle che sono le sospensioni e l'X-Drive dovrebbe essere soprattutto analoga. Vediamo il tempo però di questo diesel, quanto ha fatto su questo circuito di Busca, e proviamo un po' di modalità sporcacciona. Si fa, ma nonostante la coppia maggiore, per qualche ragione, probabilmente nella distribuzione della ripartizione tra la sala anteriore e posteriore della trazione, è un po' meno sporcacciona nella guida, anche se si possono fare i numeri ugualmente, anche con questo diesel. Forse è più facile anche da portare, meno sgorbutica, sarà perché la coppia arriva prima. Difficile scegliere tra le due, non posso che il diesel ha indubbiamente il vantaggio di consumare, sembrerebbe decisamente meno, parliamo di quasi 6 km al litro di differenza, e nonostante il prezzo del carburante è tanto. Via, proviamo un pendolo. Due auto così diverse per un tempo così simile, uno 22-23, uno 22-24, è un centesimo che separa le due vetture a vantaggio questa volta del diesel. Merito forse anche dei cerchi a 19 contro 18? Probabilmente sì. In generale due macchine eccezionali. Da modificare però gli pneumatici, preferirei un pneumatico molto più racing su una vettura di questo tipo per sfruttare le doti del telaio, perché il tempo è buono. È vero che oggi la pista era molto fredda, ma sicuramente non rende giustizia. Con un pneumatico più performante l'auto potrebbe essere ancora leggermente più veloce. In generale mi ha stupito, soprattutto su benzina, la facilità con cui questa macchina si può guidare di traverso in maniera sporca, pur essendo un X-Drive 4 ruote motrici, e quindi il divertimento, il fun to drive di queste due straordinarie berline BMW. Vi aspettiamo per il prossimo video.